Ehi, ciao, bentornato. Oggi progettiamo assieme un webbook, lo mettiamo in sicurezza con SHA-256, ma subito ci rendiamo conto che non va bene, che è soggetto al Length Extension Attack, l'attacco delle estensioni di lunghezza. E tranquillo, andiamo proprio nel dettaglio, lo implementiamo assieme, ma solo a scopi didattici per poter capire l'importanza di utilizzare qualcosa come CMAC. Sono delle cose molto importanti ma anche molto nerd, quindi preferisco rappresentarle in modo grafico, visivo, e se alla fine vorrei toccare con mano il codice, osservarlo, farlo funzionare sul tuo computer in un sandbox apposito, sul mio GitHub trovi una repo che è un po' come quei videogiochi da terminale di una volta, quelli testuali. Prima di lanciarci a capofitto nella crittografia, ragioniamo assieme e visualizziamo per bene che cos'è un webbook. Se parliamo di traffico web, il webbook è uno shift fondamentale a livello architetturale. La maggior parte delle interazioni che fai online seguono l'architettura client-server, dove è sempre il client che inizia la richiesta. Quando vai a refreshare il tuo feed su un social, quando vai a caricare una qualsiasi pagina web, è sempre il tuo telefono, il tuo client, che fa una richiesta a un qualche server. Adesso però immagina una situazione diversa dove sul tuo sito, quello che l'utente vede, ci sono dei bottoni che se cliccati mandano al pagamento. Non importa che l'utente venga mandato direttamente al third party che gestisce i pagamenti o che ci arrivi passando per il tuo server, sono entrambe valide. A te servirà, parlando di implementazione, una maniera asincrona di rimanere in ascolto e sapere quando il pagamento è avvenuto, perché solo da allora dovrai andare nel tuo database e dire che questo nuovo utente può accedere al tuo servizio. Beh, allora come si può fare? La maniera più naif, più basilare, anche quella sbagliata probabilmente, è quella di far fare polling al tuo server, un sondaggio. Il tuo server ogni 10 secondi chiede al third party: è arrivato il pagamento per l'utente? No. È arrivato il pagamento per l'utente? No. E lo fa fino a quando la risposta non è sì. Capisci che è un dispendio di tempo, un dispendio di risorse e non è la soluzione ottimale. Per questo motivo, per questo tipo di caso d'uso, sono stati inventati i webbook, gli uncini del web. Ti prego di non fraintendermi perché i webbook seguono ancora l'architettura client-server, ma diciamo che c'è un cambio di ruoli, lo vediamo subito. Hai quindi il tuo front-end che parla con il tuo back-end, e c'è il third party, appunto il terzo, che vado a rappresentare col simbolo dell'euro, che è colui che gestisce i pagamenti, che è molto complicato, probabilmente non vuoi farlo tu. Tu e il third party vi siete messi d'accordo, in genere sulla loro dashboard, del fatto che stai esponendo un certo endpoint, chiamiamolo webhook per semplicità. Da qualche parte sulla loro dashboard gli hai proprio fornito questo specifico address sulla rete, gli hai detto: questo è il mio dominio, questo è l'endpoint, e ogni volta che processate un pagamento per me, per favore mandatemi un payload, un messaggio. Il third party, forse un minuto dopo, forse 10 minuti dopo, forse mai se ci sono problemi, ti manderà un'informazione, è lui che te la manda. Il tuo webhook è un endpoint che è in ascolto e il suo unico lavoro è quello di recepire informazioni dal third party per poter andare ad aggiornare il tuo stato interno nel tuo database. Quindi rispetto al polling capisci che è una situazione che può scalare molto di più. Se col polling dicevi di fare una richiesta ogni 10 secondi, ne stai facendo 6 al minuto per ogni utente. Questo invece è un unico endpoint che l'ha in ascolto, eventualmente gli arrivano, altrimenti sta là nel chill. Quindi quando si parla di client non si intende per forza un telefono o un laptop, si intende colui che inizializza la richiesta. In questo caso sono loro che inizializzano la richiesta al tuo server in ascolto. Abbiamo messo su qualcosa, ora iniziamo a tirarlo giù in modo da poterlo ricostruire in modo più forte. Qual è il problema di esporre un endpoint e basta, come abbiamo fatto? Beh, che chiunque può mandarti questi messaggi e tu non hai modo di discernere se arrivino veramente da chi ti aspetti. Chiunque senza troppo effort potrebbe andare a impersonificare, mandare il messaggio che il tuo sistema si aspetta, con dentro però dei valori fasolli, craftati al momento, e andarti in qualche modo a rovinare lo stato del tuo DB e del tuo applicativo. Ci sono quindi due parole chiave che ritroviamo sempre, specialmente nei webbook. La prima è autenticità, per la quale si intende essere sicuri che il messaggio arriva da chi ti aspetti. L'altra parola chiave, altrettanto importante, è integrità, per la quale si intende la possibilità di poter validare, assicurarsi che il messaggio che andiamo a processare non sia stato modificato lungo la strada. Queste due proprietà sono ottenibili mediante l'utilizzo di una funzione di hashing crittografico, come ad esempio lo SHA-256. Giusto come reminder, una funzione di hashing è una dove gli dai un qualsiasi input e l'output è sempre lo stesso dato quell'input, quindi se gli passo ABC 1, 2, 3 otterrò sempre questo fingerprint. Due cose utili delle hashing function è che sono one way, il che significa che partendo dall'output non puoi computazionalmente risalire all'input, non importa quanto sono forti i tuoi computer, non importa per quanto tempo provi a risalire, non ce la fai in questo universo. E l'altra proprietà utile si chiama avalanche,
Il che significa che basta che cambi una singola lettera nell'input e cambia completamente il fingerprint. Quindi un po' come una valanga, qualsiasi modifica a monte ha delle ripercussioni drastiche a valle. Quindi il third party non solo ti manda il contenuto, il payload, l'informazione di chi ha comprato, cosa ha comprato, quanto ha pagato. Prima di mandartelo utilizza questo contenuto come input, lo prende, lo passa all'interno di Shadow 5.6, ottiene un fingerprint che ti manda insieme in un header, in genere su x-signature. Adesso sta al tuo server, alla tua implementazione, quando ricevi il payload, prima di utilizzarlo, andare a ricomputare allo stesso modo lo Shadow 5.6 di esso, ottenere il fingerprint e controllare che sia uguale a quello che hai ricevuto nell'header. Abbiamo ottenuto integrità? Forse? Non proprio. Perché un hacker, chiunque, potrebbe ancora mandare un messaggio al tuo endpoint in ascolto, metterci un certo payload e aggiungere come header xsig lo Shadow 5.6 di quel payload. E siamo appunto da capo. Il tuo server come fa a distinguere tra questo e questo? Non può. Ed è quindi così che ci accorgiamo che Shadow 5.6 ti dà integrità sulla carta, ma nella realtà no, perché i sistemi si basano sulla fiducia. E la fiducia viene rotta nel web. Allora la funzione di hashing crittografico la usiamo con un segreto. Non gli do solo l'input, ma prima dell'input ci faccio prepend di un segreto. Quindi qua ci metto ABC. E quindi il reale input della funzione diventa il payload è questo segreto, questa sequenza di byte che esistono solamente qui e qui. Infatti sta a te, quando vai a configurare il tutto con il terze parti, di fornirgli non solo qual era il tuo slash webbook, ti ricordi, ma gli dai anche questa sequenza di byte, questo segreto, che è condiviso tra te e lui, nessun altro ce l'ha. Che cosa è successo? Siamo riusciti ad ottenere l'integrità, l'autenticità, perché quando adesso un hacker prova a creare un messaggio e mi mette nell'header la signature, non può realmente creare la signature giusta, perché ignora parte dell'input. E se ti ricordi, avevo detto prima che le funzioni di hashing hanno quell'avalanche, la valanga, basta che cambi qualcosa e cambia completamente l'output. Figurati se manca un'intera parte iniziale, cambia completamente. Adesso potresti pensare che siamo al sicuro, abbiamo scelto il nostro segreto, lo condividiamo, usiamo questa bella funzione Shadow 5.6 e insomma l'hacker non può più romperci le scatole. Invece può alla grande, perché abbiamo scelto Shadow 5.6, che ha una debolezza strutturale dovuta al suo design, chiamato la costruzione di Merkel-Degmer. Ci sono tante altre funzioni che hanno lo stesso problema. Allora il nostro input è la chiave che prepende il nostro payload. Questo così com'è è un input molto piccolo ed entrerebbe in un singolo blocco. Quindi immagina che il payload sia molto più lungo. La regola di costruzione di questi blocchi è abbastanza semplice. Ogni blocco deve essere di 512 e lui inizia in ordine. Mette il valore della C, il valore dell'H in bit, I, A, B, E. A questo punto poi mette la P, la A e va avanti fino a quando riempie tutti i verdi. Ha riempito il primo blocco di 512, fai finta che l'ha riempito tutto, passiamo al prossimo e continua, quindi mette le altre lettere che stanno qua, a una certa finisce. Ha messo tutte le lettere, ma l'ultimo blocco di 512 deve essere completato. La regola qua vuole che si mette uno specifico valore, il valore più alto come delimitatore, e che l'ultimo blocco, le ultime 8 posizioni, siano riservate per rappresentare un numero che rappresenta la lunghezza originale dell'input. Tutto ciò che è rimasto in mezzo è quello che ci interessa a noi per fare l'attacco, perché è il padding, quindi sono letteralmente dei valori 0, vuoti, null. Grazie a questo sistema ti vai ad assicurare che tutti i blocchi abbiano 512 bit, quindi c'è una bella batteria deterministica che dipende dal tuo input. Se vuoi vedere tutti i casi limite di questo tipo di costruzione, c'è un video di qualche tempo fa con tanto di componente interattivo. Ora che ci facciamo con tutti questi blocchi? Li andiamo a utilizzare all'interno di una sorta di ciclo, che lo chiamiamo lo step numero 2 dello Shadow 5.6. Questa era la preparazione e ora c'è l'iterazione. L'algoritmo dello Shadow 5.6 ha 8 variabili, vanno dalla A alla H, le chiamiamo, sono 8 numeri. Ed esegue delle iterazioni. Quante? Dipende da quanti sono i blocchi, che dipende dalla lunghezza del tuo input. Quindi per un input molto piccolo avrai un blocco, fa un unico giro. Per un input un po' più lungo, ne hai 3, farà 3 giri. Ad ogni giro prende questo stato, queste 8 variabili, e va a modificare i loro valori utilizzando il primo blocco. Fa tante operazioni di bit shifting, non ci interessa cosa, va a spostare questi byte secondo delle logiche, e il risultato è che i valori all'interno di queste variabili ora sono cambiati dipendendo dal contenuto del tuo blocco. Adesso che il primo blocco è stato utilizzato e i valori di queste 8 variabili sono cambiati, ripete la stessa cosa con il secondo blocco e questi valori cambieranno ulteriormente. Proviamo a visualizzarlo prendendo in prestito da computer file.
La prima iterazione vede le 8 variabili avere un certo stato che è definito dal protocollo e viene mischiato con il blocco 1. Queste AH adesso vengono aggiornate e verranno utilizzate con il blocco 2 e va avanti così. Eventualmente si fa un'altra iterazione con il blocco 3 e allora ci rendiamo conto di una cosa. Il risultato dello Shadow 5.6, il fingerprint, non è altro che lo stato finale. È letteralmente la configurazione finale di queste 8 variabili che vengono concatenate per darti quel fingerprint, quella sequenza di lettere e numeri incasinata. E noi possiamo andare a sfruttare questa cosa per aggiungere un altro ciclo di iterazione, anche 2, quanti ne vogliamo, andando di fatto a estendere l'iterazione legittima, ma il risultato finale è che chi riceverà tutto il messaggio che contiene pure le nostre cose cattive alla fine, quando andrà a verificare il fingerprint, il sistema gli dirà che è valido, perché effettivamente lo è. Se facciamo le cose a modo, e ora vediamo come, andiamo di fatto ad aggiungere altre iterazioni senza cancellare quelle precedenti, e riusciamo, occhio perché questa è la parte importante, ad ottenere un fingerprint valido per un payload craftato senza conoscere la chiave. Siamo tornati nel mio TARDIS perché dobbiamo comprendere come sia possibile fare questo Length Extension Attack. Sta tutto nel padding. Comunque puoi replicare dal mio sito, metto il link in descrizione. L'input contiene solamente la chiave, segreto, e poi dopo ci sta payload 1, 2 e 3. Vedi come man mano che aggiungo informazioni, vedi la parte blu come cresce, vedi quell'80 verde che è il valore più alto? Sotto ci sta la riga rossa che indica la lunghezza dell'input. Guarda cosa succede quando un blocco non è più abbastanza, che devi mettere un intero blocco nuovo e tutti quelli 0 grigi sono il padding. Tenendo questa cosa a mente, vediamo l'hacker cosa farebbe. È in fase di preparazione, quindi parla col server come farebbe un utente normale. Osserva. Vede che quando riceve il messaggio order id 123 and value 1500, nella richiesta ci trova pure un certo fingerprint, che non è quello che vedi qui sotto, perché quando il server l'ha generato in realtà ci ha messo davanti secret. Però ricorda, quello che vede l'hacker è questo fingerprint nell'header X signature, vede il valore del messaggio, ma non vede questa non la può indovinare. E allora che cosa può fare se volesse modificare e farsi mandare, ad esempio a se stesso, questi soldi? Aggiungendo quindi qualcosa nel messaggio? Beh, non può fare quello che ho appena fatto, perché come vedi è cambiato il contenuto del blocco. Qualsiasi cosa io vada ad aggiungere qua avrà delle ripercussioni su tutto il fingerprint da qui in giù. Beh, è un po' come se tutti questi caratteri null che vanno a comporre il tuo padding è come se facciano parte del tuo input. Tutti questi qua è come se tu li avessi inseriti qua. Diciamo che questo è il padding. Immagina che qua ci siano, quanti ne servono? 18 null characters. Ora non è propriamente così perché cambiando la lunghezza dell'input avrebbe delle ripercussioni in quest'ultimo byte. Quindi il punto è che se riesci a indovinare quale fosse la lunghezza della chiave, saprai anche quale era il padding che è risultato in quella costruzione di blocchi. Se hai tutte queste variabili, puoi riprendere l'iterazione, la generazione, e aggiungere una nuova iterazione dove ci andrai a mettere roba che dipende da qualcosa che aggiungi dopo. Stai aggiungendo blocchi, stai continuando le iterazioni di questo fingerprint anche senza sapere quale fosse la chiave. Occhio, della chiave devi comunque sapere qualcosa, è la lunghezza dalla quale dipende questo padding, in modo che tu possa aggiungere quelli nuovi senza sporcare quello che era l'ultimo. Nella mia repo trovi un server fatto apposta per sperimentare questo concetto. Quando il server parte la prima volta puoi vedere che ti crea un piccolo SQLite dove ci sono 2 utenti e uno dei 2 non è un admin. Tramite un endpoint normalissimo esposto al pubblico, l'hacker è in grado di ottenere il payload e la signature. Non è nell'header, non importa. Riesce a ottenere quindi tramite questo endpoint di profile cosa è il messaggio e qual è la sua signature. Allora qua trovi uno script nella cartella attacker che si chiama run attack. Ti chiede che cosa vuoi aggiungere al payload. Diciamo che vogliamo aggiungere il comando fammi admin, dopodiché ci chiede di indovinare la lunghezza della chiave. In reali attacchi ci sono degli strumenti che fanno tutte le combinazioni, no? Io so che in questo caso la chiave che ho settato ha 21 di lunghezza. E infatti dice ok, vediamo che succede, premi invio. L'attaccante ha inviato una richiesta legittima al server per ottenere il messaggio e quindi vedi riceve un certo payload con l'id, un'azione che non fa del male a nessuno e la firma. Premiamo ancora invio. L'attaccante non conosce la chiave ma sa che l'hash originale è stato calcolato come secret key più l'original data che abbiamo più un certo padding. Sapendo, credendo di sapere la lunghezza della chiave, puoi calcolare quanto sia il padding per non rovinare l'ultimo blocco e poterne aggiungere di nuovi senza andare a compromettere l'avalanche di creazione di tutto il fingerprint. E quindi ti dice il corpo che invieremo al server è composto da 3 parti: i dati originali,
Un padding colla, vedi tutti quelli zeri? Vedi che inizia con 80, che era quello verde nell'altra rappresentazione, tanti null quanti ne servono, e infine i dati relativi a questo end command make admin, questa cosa malicious che stiamo aggiungendo. Sotto vedi tutto l'intero corpo forgiato, quindi questi sono tutti i padding, e poi aggiunge il nostro payload malicious. Vediamo che succede. Utilizza un'implementazione di Shadow 5.6 che non riparte da zero, ma setta in quelle 8 variabili, quelle che vanno dalla A alla H, ti ricordi? Ci va a mettere dentro il fingerprint che abbiamo ricevuto dal server, quello valido, va ad inizializzare l'algoritmo con lo stato dell'hash originale che ci ha dato il server. Quindi può farsi tutte le sue iterazioni, può estendere la lunghezza e ottenere una firma che è effettivamente valida. Quindi torna giù il server perché adesso, quando premo invio, l'ha mandato e ci informa che l'attacco ha funzionato. Andiamo a vedere nel DB ed è diventato effettivamente true, lo user 1. Ora è veramente tanta roba, lo riconosco e non so se sono riuscito a renderlo intuitivo come volevo. È il mio primo video YouTube, quindi se ti va di lasciare del feedback, fai pure il benvenuto. In questo video avrei voluto pure aggiungere l'HMAC, ma mi rendo conto che è troppa carne sul fuoco, quindi lo farò sicuramente in un altro video, ma come primo video YouTube mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Come secondo video YouTube in realtà penso di voler fare un algoritmo che mi sta molto a cuore, che è come risolvere il cubo di Rubik. Penso veramente che runnare questa demo sul proprio computer, guardare un attimo dentro il codice, è JavaScript, il codice Node, possa aiutare veramente a cementificare il funzionamento del Lang Extension Attack. Per quanto riguarda il come prevenirlo, beh, basta non usare Shadow 5.6 ma utilizzare HMAC direttamente, ma quella è una storia per un altro giorno.